Ed eccoci qua, pronti per gara 2. Potete notare alle mie spalle il pupazzetto di tigre ha riscosso le sue simpatie e quindi l'ho rimesso dritto perché prima era sdraiato da questa parte. Gara 1 l'avete appena vista, se non l'avete ancora recuperata molto male andate a recuperare immediatamente e vi do letteralmente 2 secondi. 1, 2, non l'avete ancora recuperata, siete dei bastardi. Vi lascio qui, come al solito, i contatti social della DDG. Come ho detto, usciranno i risultati, usciranno i confronti testa a testa e usciranno novità per la prossima stagione sulle pagine, quindi tenetevi pronti. Gara 1 ci ha restituito un verdetto particolare, di cui uno molto importante, anche lì se non avete recuperato male perché dovete muovervi con la più totale delle velocità. E che dire? Cazzo devo dire, effettivamente non lo so. Come ho detto nel video di gara 1, c'è sempre il cambio di kart, per cui noi ricambieremo ancora una volta il kart dopo gara 1 e personalmente oserei dire meno male, grazie a Dio. Non dirò altro perché potrei andare a dare delle anticipazioni a chi non ha recuperato il video. Avendo quindi avuto una risposta su gara 1, il più sarà capire per gara 2. Avremo gli stessi valori sul campo? Succederà qualcosa? Non succederà niente? Anche qui ciò che conta è che adesso prendiate le vostre patatine, i vostri popcorn, la vostra insalata mista se andate in palestra, prendiate QCCV, che è l'acronimo di quel cazzo che volete, e vi godiate gara 2. Sta per calare il sipario sul campionato 2025. Davide Del Gas Carsiles che arriva al capitolo finale. Aurucci dalla pole position che è stata meritatamente guadagnata con l'eccezionale rimonta dall'ultima posizione in gara 1. Oh, questo le curve le fa. Sono già contento. Molto più contento Campana del kart che è stato preparato da Coinflip per la seconda gara. Nella gara 1 è stato decisamente polemico e critico, lui che parte dalla terza posizione. Ftuni lì davanti in seconda piazza, prima fila, ha contribuito con questo risultato nella prima manche a regalare il titolo costruttori a R Corse, che ha fatto il bottino pieno, ha ottenuto il bottino pieno. Intanto tutti pronti. Facciamo un recap veloce della griglia di partenza. Aurucci Ftuni, Campana Tondelli Occhi, Fantini, Domi, Valieri Zanichelli, Canella, Melis, Milan, De Togni. Poi Giardina, Bignozzi, Sassone, Baratella e Colombarini. 18 piloti pronti a scatenarsi. Ci siamo preparati i popcorn perché non c'è nulla da perdere. Attenzione intanto, attenzione perché qui siamo con Baratella. C'è un problema, Melis. Sinistra che bucata gli ho chiaro. Bucata? Sì, ricambio cambio. Bucata per Melis, c'è un problema quindi per Melis, abbiamo ascoltato il suo team radio, qui invece siamo con Filippo Colombarini, torna sul kart invece Bignozzi che abbiamo visto prima salire ma anche Melis ha avuto qualche difficoltà. Dove è andato? Bignozzi ha recuperato la telecamera. Ah, ok, giusto. Ecco perché si è alzato, ha recuperato la telecamera che era partita, era volata verso l'erba nelle vie di fuga nella prima gara. E poi abbiamo visto anche Melis tornare. Fantastico il traverso del, dell'addetto alla pista, dell'addetto del circuito per posizionarsi sulla casella. Adesso però si fa sul serio, dicevo niente da perdere, c'è la seconda posizione in palio, semafori che si spengono e quindi via. Parte l'ultima gara della Dai del Gas Car Series 2025, buona la partenza di Aurucci, benissimo Campana, secondo Ftuni che deve mollare per ora la piazza d'onore, riprese dall'esterno che ci mostrano i piloti aprirsi a ventaglio, a rastrello verso la curva 3 e la 4 dove Campana allarga la traiettoria. Vediamo Tondelli che è partito veramente bene, siamo on board con Ftuni che invece non è riuscito a scattare al meglio e si trova già fuori dalla zona podio. Qui invece De Toni e Giardina che battagliano, Campana su Aurucci. Aurucci ha fatto un segno cedendo il primo posto a Campana, mi sembra di aver visto così. Attenzione intanto Tondelli, Ftuni e Fantini sono sprofondati in fondo al gruppo, è successo qualcosa ai tre e infatti per Ftuni una partenza comunque complicata, ma si è aggiunto un altro evento spiacevole per il pilota che è arrivato secondo in gara 1, da capire nel replay sicuramente lo vedremo cos'è successo. Intanto il primo giro vede Campana leader dal terzo al primo posto, poi Aurucci, Valieri, Zenichelli, Domi, Canella, Occhi, Milan, Bignozzi e Giardina. Qualcosa è successo a metà pista intorno alla curva 5 alla 6, immagino, perché dopo il primo settore sembrava tutto regolare. Intanto Campana sotto investigazione per falsa partenza. Ecco allora il motivo per cui Campana è riuscito a salire così tanto di giri e a guadagnare immediatamente la posizione. Un salto doppio per Campana, prima ha passato subito Ftuni e poi Campana è riuscito anche ad avere la meglio su Aurucci.
Detto ciò, siamo con Luca Milan che è decimo, una visuale che un po' offuscata ci permette di vedere le battaglie con Milan che è coinvolto con Giardina e Bignozzi nella lotta per l'ottava posizione. Ecco come cambia la classifica: Tondelli secondo, Domi in terza posizione, Campana davanti a Occhi. Questa sarebbe la classifica finale, grazie alla regia per la grafica in tempo reale che ci mostra i cambiamenti nella classifica piloti. Tondelli intanto giro record 43,915 per Pietro Tondelli, che sta cercando di rimontare dalla 13ª posizione, un via complicatissimo che a questo punto magari vediamo nel replay. Ecco qui la falsa partenza, quasi impercettibile, al limite, veramente al limite, però lo scatto è stato subito brillante per Campana, che ha saltato in maniera perentoria rapidamente Ftuni, e poi è andato all'attacco anche di Aurucci, ma forse si spiega da questo leggero anticipo rispetto alla bandiera verde, rispetto allo spegnimento dei semafori. Vediamo invece Melis, da considerare anche l'assenza dei semafori stessi, bandiera verde che è stata sventolata. Quindi ecco, Melis intanto più brillante, passa così all'interno. Magari quello potrebbe aver tratto un po' in inganno rispetto ai classici semafori, andando un po' a memoria utilizzati nelle altre piste. Intanto passano anche Giardina e Bignozzi su Melis, che sembrava essere partito bene. In realtà poi qui almeno Giardina ripassa. Replay della battaglia al via, e qua forse capiamo cosa è successo. Ftuni, Occhi e Tondelli, ecco perché Occhi si è lanciato all'interno. Un disastro per il Nitro Racing, ha travolto così Ftuni e anche Tondelli. E qui vediamo dall'onboard di Ftuni tutto quel che è successo, la speronata, l'impatto fortissimo. Anche per Ftuni situazione desolante, un quadro veramente pessimo, anche se lui il suo l'ha fatto, soprattutto per la squadra. Intanto Fantini ha inchiodato per evitare il frontale con Tondelli e Ftuni, e abbiamo visto anche Vallieri dall'onboard, e è scatenato il caos. Una reazione a catena che ha coinvolto anche Baratella, contatto con Colombarini, però tutto immagino che sia nato dal trambusto che è stato scatenato dal contatto di Occhi. Frontale con Fantini per Colombarini, e l'onboard, il team radio era un po' basso, però si è sicuramente percepita un po' di frustrazione, e adesso il gruppo è sgranatissimo, è davvero tanto sgranato. Un inizio di gara con i fuochi d'artificio. Campana leader su Aurucci, da capire Aurucci se ha dei problemi, infatti eccolo, rallenta Aurucci. Ma era sembrato molto strano il comportamento di Matteo nel primo giro, quando ha fatto sfilare Campana, il campione in carica e vincitore di gara 1. Si fa passare dagli altri. C'è un problema che evidentemente attanaglia il numero 57 di R Corse, che non sta chiudendo la stagione al meglio, dopo averla a conti fatti dominata nella classifica piloti con Aurucci e aver vinto anche il costruttore. Intanto Ftuni stava provando a recuperare su Fantini, mentre qui Melis in bagarre con Giardina, con Tondelli. C'è De Togni che potrebbe invitarsi al party, Ftuni che si lamenta, sta lottando anche lui. Melis in 13ª posizione nella scia di Giardina. Intanto 10 secondi di penalità per Colombarini per aver causato la collisione al primo giro, il contatto al primo giro. Intanto Occhi guadagna un'altra posizione, passa Canella per il quinto posto. È un Occhi che però sarà sicuramente poco contento. Aurucci sembra invece aver ripreso un po' di ritmo, un po' di passo. Forse un problema momentaneo per il suo kart, ma ha ripreso velocità. Dicevo, Occhi avrà grande rammarico, e infatti 10 secondi che arrivano anche per lui, 10 secondi che potrebbero penalizzare la sua rincorsa verso il podio. Domi sta lottando con Zanichelli per il terzo posto, chiede scusa per la piccola toccata. Intanto Luca Milan ha l'occasione di chiudere la corsa in top 10, vedremo se ce la farà. Sassone non è d'accordo e Sassone passa. Qui invece Melis con De Togni al 13° e 14° posto. Nessun provvedimento per Campana per falsa partenza, quindi evidentemente è stata utilizzata un po' di tolleranza. Aurucci va in box. Matteo Aurucci, partito dalla pole position, vincitore della prima gara, va in box. A volte balbetta, cosa può essere? Come? Quando accelero non accelera. Cosa può essere? Va bene, vieni. Non proprio lesta la reazione in questo caso del commissario. In questo caso evidentemente cambio di kart, ma c'è poco da fare. Un giro già perso per Matteo Aurucci, che non chiuderà la stagione con un'altra vittoria. Questo è certo, questo è sicuro.
lascia spazio quindi agli altri, a Campana, a Vallieri, a Zanichelli. Campana che ha 1 secondo e 7 di vantaggio su Vallieri. Qui invece siamo con Domi che il terzo posto lo vuole, sta battagliando da parecchi giri. L'esterno è veloce, è molto veloce la sua coin flip. Allora l'esterno cerca di chiudere la porta nei confronti di Zanichelli. Sono affiancati, appaiati, salta sul cordolo, il suo kart si scompone all'ultima curva. Zanichelli ha il più slancio, ma chi ha più velocità di tutti è proprio Occhi, che una posizione la guadagna, almeno una su Domi sembra prenderla. L'incrocio di traiettoria per Domi che è entrato più largo, giustamente, allora più velocità in uscita e in trazione. Ora però si ritrova in una linea meno favorevole e infatti le posizioni restano invariate, non cambia nulla. Zanichelli, Occhi e Domi, con Occhi che una posizione però l'ha guadagnata e Domi a perderla a conti fatti. Fantini decimo su Milan, attenzione perché ha raggiunto Tondelli che è rimasto bloccato, qui siamo con De Togni, dietro a Sassone, quindi De Togni ha la top 10 alla portata e forse anche qualcosa in più. Jürgen Domi ancora all'interno per restituire il favore su Occhi e ce la fa. Invece Campana scappa, altri 3 decimi guadagnati su Vallieri del record in 43.887. Campana 2 secondi e 7 di vantaggio su Vallieri. Poi ancora Zanichelli, poi Domi, ha guadagnato più di 2 decimi in realtà Campana, quasi 1 secondo su Vallieri che può comodamente stare al secondo posto. Intanto dagli spalti vediamo Zanichelli che, sfruttando questa difficile fase di gara per Ftuni, ritorna lì davanti. Attenzione, Ftuni che è 13esimo in questo momento, vediamo se riesce a rimontare. Rami Ftuni che viene passato da Melis e sono in battaglia per il 13esimo posto. De Togni 12esimo davanti a loro e nella scia di Milan ma anche di Sassone, e poi poco più avanti vediamo 1 secondo più avanti anche Fantini. Campana 43.802 rimarca il giro record. Occhi punta decisamente su Zanichelli che è terzo, sceglie l'interno, sobbalza sul cordolo, il salto non mina la sua rincorsa verso la posizione, infatti ce la fa, sembra aver guadagnato la posizione. Intanto un replay particolare. Ci siamo di oh sì, in piedi, tra gli ultimi. Forza, anche se sei tra gli ultimi, vai! Conquista! Un po' di incitamento non guasta mai. Le dolci metà di Occhi, Canelle e Bignozzi, quinto, sesto e settimo posto. E poi anche Bignozzi definito tra gli ultimi. Intanto qui vediamo il problema di Aurucci che ha compromesso la sua gara mentre inseguiva Bignozzi per la settima piazza. È proprio questo rallentamento, un kart che ha iniziato a singhiozzare. Vedete che infatti è come se non andasse avanti. Cioè, un problema, c'è un problema grave che non è stato poi risolto, con Aurucci che è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Melis e De Togni, 12esima e 13esima posizione, giro 4 bagarre per la 12esima posizione con De Togni e Melis, un board proprio con Melis, e qui invece Ftuni, giro 5, Melis e Ftuni passano entrambi Cristian Giardina, un Rami Ftuni che è stato bloccato nel traffico dopo il contatto e l'incidente all'inizio. Vediamo l'onboard del sorpasso che abbiamo visto in diretta poco fa. Eccolo, questo ci interessava. Zanichelli e Occhi, onboard con Occhi, Lorenzo all'interno, dall'esterno sembrava poi difendersi Zanichelli, ma non ci è riuscito. Abbiamo visto poi la conferma del sorpasso dalla visuale esterna, dalle telecamere televisive. Campana allunga 3 secondi e mezzo, Fantini invece con Tondelli per l'8º e il 9º posto. Qui invece ci trasferiamo su Ftuni per il 13esimo, De Togni, Milan e Sassone sono lì alla portata per Ftuni. Vediamo invece la classifica ufficiosa che non tiene conto della penalità. Occhi, occhio, Ftuni che dà la carica, cerca di darla quanto più possibile, mentre Lorenzo Melis sta seguendo tutti. Ftuni cerca una linea un po' più larga per prendere poi la scia. Siamo nelle fasi finali. Ftuni dietro a Luca Milan e anche a Sassone per la 10ª posizione. Allarga la traiettoria, molto strano l'inserimento di Ftuni che lascia così lo spazio, una porta spalancata per De Togni che poi beffa anche Luca Milan. Grande astuzia e grande scaltrezza da parte di De Togni che poi riceve una botta. Non sarà sicuramente contento De Togni. Occhio perché lì c'è Milan con Ftuni e con Melis. Sono in 4 se non addirittura in 5, mentre Domi
sta lottando con Zanichelli, superato Zanichelli da Occhi, presta il fianco a Domi che è quarto, sì, passa così Jürgen Domi. Mi sta friggendo il ginocchio, ma quando cazzo finisce sta gara? Forza Pat, stai entrando nell'ultimo giro, resisti, dai. E ricordiamolo appunto, approfittando di questo team radio, un problema alla gamba per Campana, un problema fisico che però non sta minando la sua corsa verso la vittoria. Liberatosi del problema Aurucci che è indietro di un giro, Campana è riuscito a imporre il suo ritmo e siamo nell'ultimo giro della corsa nonché del campionato, mentre De Togni, che è 14esimo, era addirittura risalito in 12esima posizione per un istante, è lì 13esimo. Intanto Ftuni, Milan e De Togni sotto investigazione. Ci sarà tanto lavoro da fare nel post gara da parte dei commissari. Intanto il passo gara di Campana molto regolare, culminato con il 43,8 che è anche il suo giro record che però appartiene in generale a Fantini. Siamo all'ultima curva per Campana, la bandiera scacchi è già lì pronta ad essere sventolata, la vittoria è tutta per il pilota di Ferrara che vince così. Patrick Campana conquista il successo in gara 2 nel Gran Premio dell'Emilia. Vallieri secondo, terzo Lorenzo Occhi, però attenzione alla penalità di 10 secondi, vedremo se perderà anche il settimo posto, l'ottavo sì, e scende al nono, quindi doppia presenza sul podio per Coinflip con Domi terzo, oltre a Campana con Vallieri nel mezzo, Melis e Milan sotto investigazione, anche per loro ci sarà tanto da rivedere. Campana precede Vallieri, poi Domi, Zanichelli, Canella, Fantini, Tondelli che è risalito fino al settimo posto, buona rimonta dopo il contatto che è stato scatenato dal suo compagno di squadra. Vediamo l'onboard di Luca Milan. Centra totalmente, ha provato a sterzare ma effettivamente ha dato dritto per dritto e 5 secondi di penalità. Mentre qui Melis approfitta della bagarre, ma poi anche lui viene portato largo. Sembrava abbastanza contrariato da questo replay Melis, che aveva visto un bello spazio da utilizzare, che però poi si è chiuso all'improvviso proprio per quel contatto. 5 secondi di penalità per Luca Milan. Ftuni molto contrariato e polemico, ne ha attraversato un po' di tutte, di cotte e di crude Ftuni in questa gara. E quindi gara 2 si chiude con Campana. P1, grandissimo, bravo, dai così cazzo, forza. Cazzo, mi sarei divertito a correre contro Aurus, però vabbè. Poi, bisogna dire che Copenaghen ti ha fatto bene, dai, forza, grande. L'ultima trasferta è servita a Copenaghen in Danimarca per stare un po' più tranquillo e ritrovare se stesso e affrontare nel miglior modo anche quei problemi fisici che comunque sono stati attenuati dalla dolcezza di questa vittoria. Campana vince davanti a Francesco Vallieri. Jürgen Domi in terza posizione. Al quarto posto troviamo di dietro Gianluca Zanichelli che approfitta della penalità di Occhi per chiudere almeno al quarto posto. Samuele Canella, Fantini, Tondelli, Bignozzi, Occhi e Sassone. Questa la top 10, poi Rami Ftuni, Marco De Togni, l'argentino davanti a Lorenzo Melis, Cristian Giardina, Ivan Baratella, Luca Milan, Filippo Colombarini, Aurucci che è partito dalla pole position, ha avuto problemi tecnici e non è riuscito a chiudere la gara. Vediamo il recap delle classifiche. La R Corse ha vinto, come abbiamo detto, il campionato costruttori. Aurucci precede Tondelli e Domi con Campana quarto, Occhi, Vallieri, Fantini, Zanichelli, Ftuni e Canella. Campana all'ultimo passa Occhi nella classifica piloti. Nella classifica costruttori AR Corse, lo abbiamo già detto, campione. Coinflip passa Nitro, un disastro per Nitro Racing, sicuramente tanto da recriminare per quel primo giro, per quel contatto con Occhi e Tondelli coinvolti insieme a Ftuni. Quindi si chiude così la stagione. Un saluto da Matta Pittaccio e un ringraziamento a tutti e appuntamento con le prossime avventure della Dai del Gas Car Series. Grande Patta! Anche te hai fatto un garone però. Ho recuperato alla fine. Questo qui, ecco, era perfetto il gas. Anche il mio. Hai giocato sporco all'inizio, cosa dici? Non ho scritto nessuno, però se tocchi uno così. Se non c'avevo di fianco io li giravo, capito? Vabbè, sì, è piccoletto, ci sta. Infatti al primo giro sono entrato terzo, ho detto no, terzo, ma dopo la fine. Storia, Ho avuto Colombarini che mi è entrato, ho detto, ho visto la morte in faccia.
Allora, si è girato uno a metà no, ero davanti, poi si è girato uno al primo giro e ho aspettato tutti, il vecchio, ma occhi vecchio. Ho fatto una schivata. Ascolta, ma hai visto io porco vecchio, si è tirato una legnata con la forse poi il retro dopo. Mi ha tirato una pacca. Che è successo? Vecchio hai avuto un contatto con occhi. No, compagni di squadra. Vabbè, almeno a te sei risalito poi, è stato terzo. Te sei risalito 11°, 10°, ero ultimo io per no, visto che sei arrivato io non riuscivo a superare Zanna, porco Diaz. Te non sei arrivato abbastanza in fretta, sei scappato un po'. Tu hai preso la botta. Merda, tanta roba. Sì, ma anche perché era corretta la lotta, cioè capito, dura ma corretta. No, bella. La cena c'è stasera. Ecco. Però, Niente cena. no, c'è la cena, però devi punirlo. Lo so. Ha fatto un incidente dannoso anche nella gara 1. Ecco. Ah! Aspetta, i fatti erano prima curva, la seconda curva, poi ti supera, è successo quello. Abbiamo l'avvocato. Ci sono delle testimonianze. Dai, spegni sta roba. Che cazzo fai, Drago? Che cazzo fai, Ben? Stavamo per tamponarti in due e farti del male. Stai attento, Ben. Madonna mia, ti sei salvato per il pelo. Un incidente che ti fa veramente male, che ti fa proprio fermare la carriera del bodybuilding. Stai attento. Andavamo a cannone e tu praticamente ti sei frenato. Stavamo per portarti noi due. Stai attento, ti prego. È un incidente mortale, ma stai attento. C'è da gestire no, bello, non è questione di gestire, è questione di io e lui ci stavamo. Gara 2 che ha riservato fuoco e fiamme per quell'incidente al via. Allora, diamo rapidamente una spiegazione più che altro sulla questione Ivan-Phil e sul discorso invece del drago verso la parte finale. Allora, premettendo che non penso ci sia da spiegare molto sull'incidente di Occhi, spieghiamo invece il fatto di Ivan e Filippo. Filippo ha reagito abbastanza bene alzando il piede dopo, più che altro ciò che ha lasciato tutti un po' perplessi è l'angolo di sterzo che aveva quando è entrato in curva, cioè ha portato così tanta velocità che la prima cosa che abbiamo pensato è entra perpendicolare, come può mai pensare di fare la curva? Non si sa se è una questione di imprudenza, errore di valutazione, però anche con tutto ciò che avviene davanti è stata una perdita d'attenzione grave, anche perché l'incidente con Arthur, avvenuto subito dopo, poteva finire molto peggio. Non si è fatto male a nessuno, però anche quella è una cosa mirata a occhi aperti al via, è una questione importante, è un attimo che uno si gira, è un attimo che capitano cose. È stata una fase piuttosto imprudente da parte di Phil e quindi la penalità è arrivata. Per quanto riguarda invece il drago, per il drago la questione è un po' diversa. Lui non lo si può etichettare come un normale incidente di gara perché entra per 2 volte in curva con il volante dritto, ignorando totalmente chi aveva di fianco. Prima con Adeto e con Rami e poi con Melis. 2 volte in 2 curve non si può far passare con un semplice avvertimento. Soprattutto se poi nei dopogara sei lì che dici ho capito che io devo correre in maniera dura per divertirmi. Bisogna che ci si diverte un po' tutti, e quello è il problema di base. Di conseguenza è arrivata questa penalità per il drago di 10 secondi che ha promosso Ivan in 15ª e ha retrocesso il drago in 16ª. Diamo anche altre spiegazioni, ossia Aurox ha perso il bonus rimonta ed è questo il rischio di fare quella tattica. Un fattaccio in gara 2, come è stato, ti cancella la rimonta di gara 1, mentre bisogna fare un accenno, una nota di massimo rispetto per loro occhi. Questo perché io nel dopogara, in mezzo a tutto, stavo cercando di capire chi avesse totalizzato più punti, dal momento che, a differenza delle solite gare, abbiamo avuto 2 podi totalmente diversi, piazzamenti completamente diversi, mi serviva una penna, ero lì che calcolavo e mentre facevo i calcoli è arrivato lì Lore che mi fa prima che distribuisci le coppe guarda qua perché mi sa che c'è una penalità per me. E insomma, massimo rispetto perché poteva
tacere, non dire niente e poi per godersi il podio momentaneamente e poi ridare la coppa a Yuri in privato. Voglio spezzare una lancia a suo favore. È indubbio che la manovra di Loreocchi sia stata sbagliata, c'è poco da dire, tanto che lui stesso per primo è venuto a parlarne con me, ma lo ritengo un normale errore di valutazione, questo perché di base, a differenza di me e Domi, Occhi e Tondelli si stavano giocando un posto sul podio, dal momento che la questione era aperta, tutti e due potevano arrivare sul podio. Sono convinto che lì sia stato un errore di valutazione mirato per il fatto che lui, per cercare di forzare il sorpasso su Rami, è finito a colpire Pietro davanti. E quella è la tipica situazione che io cercavo di spiegare nel video di Franciacorta, quando dicevo dalla mia posizione non era così facile attaccare perché metti caso che sbagli nel superare uno rischio di coinvolgerne un altro. Quando sei così attaccato devi ragionare su due persone davanti e non su una sola. Mi dispiace, parlando un attimo della gara, per Aurux che ha avuto un guasto tecnico, mentre eravamo in prima e seconda posizione, a parte per il discorso bonus rimonta, ma perché ti sia compromessa una gara senza che tu ne abbia nessuna colpa. E quindi niente, chiudiamo questa stagione 2026. Sono, ripeto, veramente tanto, 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 tanto contento perché il gruppo è cresciuto tanto, abbiamo iniziato a mettere delle basi e ho un gruppo unito. I nuovi sono stati davvero una bella carta, i nuovi come Pietro, come Lore Melis, come Ivan che si è integrato benissimo nel gruppo e ha creato quella storia di rivalità con Phil. È il momento di passare al podio con un Arturo Fantini al microfono a presentare i tre arrivati in alto. E niente, Artur, narraci un pochino quello che è stato questo podio. Per la presentazione del podio, con il numero 57, classifica finale al terzo posto, Aurucci. Un applauso. Verrà premiato con la Coppa di Bronzo. Sembra di le dichiarazioni di Piazza Venezia. Bravo! Mostra la coppa, bravo! Al secondo posto, con il numero 3, dopo una gara straordinaria, il dottor Vaglieri. Un applauso. Coppa d'argento, verrà premiato per il suo risultato, secondo posto in classifica complessiva, qui quest'oggi a finale miglia. Ancora un applauso, mostra la coppa. E con il primo posto, signori e signore, il grande Campana Patrick, detto Spadino, che verrà premiato con la Coppa Oro. Bravo! Complimenti ai grandi atleti per questa prestazione di oggi, meritata. E adesso via con gli inni nazionali. Vabbè. Cosa dire? Penso che l'inno nazionale mostrato sia una delle cose più tristi che io abbia mai sentito. Mi dicevano mettici l'inno vero in sottofondo. Non penso che lo farò, o forse lo farò dopo che sto parlando, perché è giusto capire perché noi avessimo quelle facce mentre appunto si sentiva l'inno in sottofondo. E niente, l'unica roba che un po' mi dispiace, infatti le ho chiesto scusa per la musata che ho dato alla Giulia, poverina, è il fatto è che ero talmente in alto e lei era lì giù che a momenti stavo perdendo l'equilibrio, contando che appunto avevo una gamba distrutta dopo qualifica e le due gare, già, visto e considerato che già avevo male prima di iniziarla. Tre note di merito. Una, Zanna. È vero che Zanna non andava velocissimo,
ma è vero anche che non ha rubato niente, è stato nelle posizioni che contano. E perché faccio sta cosa non ha rubato niente? Perché sentire il dopo gara, ho giocato sporco perché sono passati in mezzo a quelli che si sono schiantati. Non è giocare sporco, alla fine hai approfittato del fatto che gli altri hanno avuto un incidente tra loro. Sono felice di vedere un Zanna che va forte, va anche più forte di prima da Zavorrato. Ho un'aspettativa nel cuore, che è quella di vedere Gianluca Zanichelli a podio nel 2026. Almeno una volta, almeno una. Perché per 3 volte è arrivato vicino al podio. È arrivato vicino al podio a Cervi, è arrivato vicino al podio a Franciacorta e anche qua. La seconda nota di merito è Ale Bigno, che ha fatto una gara 2 molto positiva, con un ritmo molto buono, a momenti, tra l'altro, vi metto una grafica qua vicino, con un giro veloce decisamente importante, molto più di altri che erano davanti a lui, e quindi viene da dire, cazzo, si poteva anche giocare il podio. Il problema di base è che è partito in fondo al gruppo. È vero che nel finale è stato passato da Arthur e da Pietro, però comunque lui era lì e ha avuto il merito di poter approfittare dell'incidente. E l'ultima nota di merito la voglio dare a Giuse Sassone, perché è vero che c'è stato l'incidente, c'è stato tutto, però comunque quelli che andavano un po' meno veloce sono rimasti dietro. Giuse si è giocato l'8ª e 9ª posizione durante la gara, poi è arrivato 10º. Chi altro ne poteva approfittare dell'incidente? Ne poteva approfittare un Lore Melis, ne poteva approfittare un Drago, ne poteva approfittare un K. Giuse se li è messi dietro comunque, è stato bravo, contando che appunto lui ha un'alta inattività, cioè ha fatto 4 gare su 12 in 2 anni e tutte molto lontane tra loro. Uno a cui col podio ultimamente ha girato male è Yuri. Yuri che è arrivato quarto in generale a Franciacorta per un punto proprio su di me. Questa gara non è arrivato nei primi 3 perché è arrivato a pari punti con Aurux in terza e quarta posizione, ma è contata la vittoria di Aurux in gara 1. Lui è rimasto dietro per il risultato migliore peggiore. Siamo arrivati alla fine. Prima di salutarvi ci tengo a dire un grazie a tutti quelli che hanno partecipato, a tutti i piloti, alle fidanzate dei piloti che si sono prestate a fare i video, ad aiutarmi, e tutto. Un grazie molto sincero a Matte Pittaccio per aver creduto in me e aver deciso di aiutarmi in questo progetto commentando tutte le gare. E un grazie sincero a chi del gruppo si è prestato a darmi una mano. Anzi, chi del gruppo mi ha dato una mano voglio tenere un discorso a parte quando ci sarà la cena dei piloti un po' più avanti. Siamo arrivati alla fine, tenetevi sintonizzati perché questa stagione è finita, ma in cantiere c'è già tutto pronto, o meglio, tutto in preparazione per il 2026. È stato un piacere, vi lascio alle interviste finali della stagione, un salutone e un abbraccio. Bella rega. Filippo Colombarini, da dove sei partito? Finisci la stagione 2025 con questa gara a Finale Emilia. Gara 1 e gara 2. Gara 1 sono andato, insomma, mi sono imbaragliato io, e in gara 2 invece abbiamo battagliato tanto, cioè abbiamo battagliato al primo giro e poi dopo ho lasciato passare gli altri, un incidente bruttissimo tra me e Arturo, e abbiamo fatto anche un frontale, e chiedo scusa anzi, perché sono il primo a dire che ci vuole guida pulita eccetera, però era l'ultima sfida dell'anno e ho provato in tutti i modi ad arrivare davanti a Ivan. Giuseppe Sassone, rientro particolare quasi agrodolce con una zona punti in gara 2, te come ti senti? Mi sento bene, la qualifica è andata non bene, pensavo di fare meglio, però dopo tutte le inculate che io figa, vabbè. Insomma, vabbè, dopo gara 2 si è dimostrata la miglior gara perché insomma ci siamo impegnati parecchio e li abbiamo lasciati dietro al loro posto. Te? Una volta che siamo stati di fianco mi hai sportellato. Sì, l'ho fatto apposta. Ecco, questo è il compagno di squadra. Perché Vabbè, grazie. Quando qualcuno se lo merita vuol dire che va fatto e basta. Cosa? Luca Milan, quella che dicono forse potrebbe essere la tua ultima gara, ma forse no, chi lo sa. L'hai lasciata con una doppia zona punti, te come ti senti? Mi sento soddisfatto anche se ho dovuto scuoiare un bel po' di avversari per ottenerla.
Aia, queste sono dichiarazioni abbastanza pesanti. Pensi di rischiare una penalità? No, dai, no. Ivan Baratella, weekend molto difficile in questo Gran Premio dell'Emilia. Te come ti senti? Weekend, ieri sera carbonara, oggi ho mangiato le lasagne e sono stato davanti a Colombarini, che è la cosa importante. Cioè, a me non mi interessava arrivare a metà o sui primi, no, basta che sono davanti a Colombarini. Senti che avevi qualcosa di più da dare? Sì, perché la pista era abbastanza semplice, però non so, forse la Sardegna, ho ancora la testa in Sardegna, forse per quello. Come rispondi alle frasi al veleno di Ivan Baratella? Con Ivan purtroppo oggi non ci sono state grandi battaglie, quindi può stuzzicare finché vuole, che guarda scivola addosso come quando piove. Marco De Togni, termini questa stagione dove sei stato una riserva per la seconda volta con una doppia 13ª posizione, almeno ufficiosamente. Te come l'hai vissuta? Bene, in realtà mi sono divertito questa volta di più rispetto anche alla scorsa, quindi non è andata male, più garelli, più battagliamenti, divertente, mi sono divertito. Senti che avevi di più da dare o ti Avevo molto di più, però non sono riuscito a dare quanto volevo, purtroppo. Cosa è successo qua? Stiamo sentendo delle dispute. No, è perché quando mi sei infilato poi dopo... Inculato, porco Dio! Sei conservativo! E l'ho fatto andare più avanti però, è contento l'uomo. Contento di essere stato inculato? Sì, assolutamente, perché Alessandro Bignozzi, prima gara un po' nelle retrovie, gara 2 che ti ha visto almeno ufficiosamente col tuo miglior risultato dell'anno. Come ti senti? Sì, bene, ho approfittato dell'incidente che c'è stato nelle posizioni più avanti e ho tenuto botta fino alla fine. E pensi che però avevi qualcosa in più da dare nonostante... Direi che per questa gara assolutamente no, me la sono giocata al meglio delle mie possibilità e è stato bello. Cristian Giardina è ripartito con una qualifica a dir poco eroica e hai fatto 2 gare dove ti sei un po' perso in mezzo al gruppo. Cosa ti è successo? Il kart aveva dei difetti, infatti ho perso molte posizioni. Sta gara non è stata conclusa al meglio, però dai, almeno l'abbiamo fatta. Quindi senti che potevi dare di più? Abbastanza, ma il kart non dava il suo, quindi... Obiettivi per il 2026? Spaccare tutto. Lorenzo Melis, ti abbiamo rivisto in posizioni più interessanti in qualifica, ma poi cosa è successo in gara? Beh dai, gara 1 comunque discreta, ha finito 11esimo, sono stato passato un po' in partenza, dopodiché sono rimasto lì. Gara 2 è stato un po' più difficile, già che prima di partire mi sono trovato il kart con la ruota bucata, poi quello che mi hanno, diciamo, rimpiazzato si è spento, ho detto qua parte già male, infatti così è stata, sono finito 14esimo. Sono stato un po' in bagarre, c'era un bel gruppo, però tra un sorpasso e l'altro sono rimasto lì. Quindi senti che avevi di più da dare? Sì, secondo me sì, però prossimo anno dai. Samuele Canella, ti abbiamo visto ancora su buoni livelli in questo Gran Premio dell'Emilia. Te come ti senti alla fine di gara 2? Allora, sento che ho dato tanto, potevo dare di più in gara 1, però mi sono ingarellato veramente tanto con Melis, ci siamo divertiti un mondo, quindi veramente bella. E gara 2 invece c'è stato, non ho capito bene che cosa sia successo, però ho visto che si sono girati in 2, quindi niente, ho preso del gas e sono andato via. A livello di bilancio della stagione, come ti senti l'idea che partivi un po' da Cenerentola e ti sei ritrovato addirittura nei primi 10 in classifica? Ma sono contento anche perché finalmente ho ripreso dalla libera e gli farò vedere quanto cazzo sono forte rispetto a lui e niente, mi piace perché sento di essere cresciuto tanto, non dico di essere assolutamente a livello degli altri, però cioè, ci divertiamo, quindi godo così. Rami Ftuni, weekend che possiamo definire veramente agrodolce perché avevi fatto una gara 1 che ti ha visto nelle posizioni che contano e gara 2 che ti ha visto un po' più indietro. Ci vuoi raccontare un po'? Beh, gara 1 direi che è andata molto bene. Ovviamente ho cercato di raggiungere il mio compagno di squadra, ma non ce l'ho fatta. Gara 2 purtroppo è successo quell'incidente, cioè Occhi ha fatto un errore grave, ma anche diciamo il Drago ha rischiato la vita. È andata così purtroppo, però da 18esimo sono riuscito a recuperare e arrivare 12esimo. Quindi diciamo, va bene, sono contento.
E per il 2026 che obiettivi hai? Segreto. Gianluca Zanichelli, gare in mezzo al gruppo. Te come ti senti dopo questo Gran Premio dell'Emilia? Bene e spero in meglio il prossimo anno, perché secondo me si può migliorare molto. Quanto migliorare? No, podio ancora più quinte posizioni. Che spiegazione ti dai al fatto che stai ottenendo risultati migliori da Zavorrato piuttosto che senza? No, ho giovato di un ciocco a inizio gara e mi sono trovato già avanti, quindi mi è andata bene. Arturo Fantini, esci con una pole position e 2 gare decisamente combattute. Te come ti senti dopo questo Gran Premio dell'Emilia? Soddisfatto, a bruciapelo ti dico soddisfatto. Nonostante il risultato abbiamo dato prova di integrità, come si può vedere dai tempi sul giro, come si può vedere dall'andamento della gara. Purtroppo la fortuna non è stata completamente dalla mia, ma è un buon auspicio la prestazione per l'inizio dell'anno prossimo. Quindi ottimo lavoro, sono contento anche che il mio compagno sia andato bene anche lui. Francesco Vallieri, secondo in classifica generale. Incredibile. E te come ti senti alla fine di questo Gran Premio dell'Emilia? Non me l'aspettavo veramente, ho visto che è successo un patatrack in gara 2 e io ne ho approfittato, sono passato per tanto così, ho detto questa la vinco, la porto a casa. E senti che avevi qualcosa in più da poter dare o ti reputi soddisfatto con questo risultato? Mi reputo soddisfatto, dai, per il kart inizialmente ho avuto un kart un po' scrauso, poi dopo l'ultimo in gara 2 era perfetto, quindi top. Lorenzo Occhi, gara 2 con tanta polemica e una gara 1 in lotta. Te come ti senti dopo questo Gran Premio dell'Emilia? Ho un po' di rammarico perché mi dispiace per l'incidente di gara 2, perché è stata colpa mia. E gara 1 ci stava, mi sono divertito, è andata bene. E purtroppo in gara 2 è successo il contatto, è stata colpa mia. E ho deciso di sabotare la squadra e basta. In realtà, se vogliamo dirla tutta, la squadra R Corse mi aveva pagato per buttare fuori il mio compagno di squadra e adesso l'ho detto, mi dispiace. Spero che tu sia stato pagato bene. Sì, potevano fare meglio, però sì. Patrick Campana, primo classificato questo weekend. Raccontaci un po' com'è andata oggi. Allora, dico subito che ho il ginocchio che frigge, però è già il fatto di aver finito le gare e di averle finite anche così, sono arrivato alla conclusione che l'anno prossimo non correrò neanche una gara tranne l'ultima, perché l'anno scorso ho vinto l'ultima gara 2 dell'ultima gara, quest'anno uguale, ho detto allora che senso ha andare a prendere il cazzo tutto il campionato se poi tanto alla fine gira e rigira, l'ultima va bene a prescindere, a quanto pare è una tendenza. E quindi il prossimo anno inizi dall'ultima? Sì, esatto, a meno che, perché potrebbe essere anche il discorso che avevamo un parco veline molto, molto corposo e probabilmente c'è stata una carica esterna, qualcosa di mistico, un potere sovrannaturale che infatti mi stava facendo finire a muro ultima curva perché dovevo andare a destra, mi ero girato così e mi sono distratto. Jürgen Domi in un certo senso beffato perché perde la coppa per la terza posizione, semplicemente per il risultato peggiore. Però notiamo che non torni a casa a mani vuote. Esatto. Te come ti senti? Bene, perché mi mancava solo questa bellissima medaglia alla mia collezione di quest'anno. L'ho ottenuta con molta fortuna, ma ce la teniamo bella stretta. E narraci un attimino quello che è stato il tuo fine settimana. È stato un weekend che è partito un po' in salita, con l'11° posto in qualifica. Poi mano a mano gara 1 ho fatto settimo, gara 2 ho sfruttato l'incidente iniziale di qualche pilota per arrivare quarto e ho fatto una bella battaglia con Zanichelli e sono contento. Vecchio così non ci vedo un cazzo. Porco vecchio, non ci sono. Pietro Tondelli, lasci questa stagione 2025 con letteralmente il botto. Come ti senti dopo questo Gran Premio dell'Emilia? Gara 1 è partita molto bene, dopo una qualifica un po' movimentata, però gara 1 parte bene, riesco sempre a giocarmela per il podio, diciamo, meno male, anche per la vittoria. Solo che poi tra una cosa e un'altra, qualche contatto, sono scalato in quarta. In gara 2 parto in quarta e subito al primo giro ho un contatto purtroppo col mio compagno di squadra che ha fatto un errore di valutazione
e mi sono girato insieme a Rami, Artu e un sacco di altri piloti, però purtroppo capita e andiamo con del rammarico. Obiettivi per il 2026? Vincere. Matteo Rucci, terzo classificato alla fine di questo Gran Premio dell'Emilia. Ci vuoi narrare cosa è successo? Perché ti abbiamo visto in fondo in qualifica, un ritiro in gara 2. Cosa è successo? In qualifica non andava il piede destro, andava di più quello sinistro, sui rettilinei. Che merda. Poi in gara 2 ho avuto dei problemi che il kart non accelerava più, allora mi sono fermato, ho cambiato il kart e poi sono ripartito, ma ormai era già finita, quindi niente. E gara 1 invece come l'hai vissuta con la rimonta da 18esimo primo? L'ho vissuta che avevo un missile invece al posto di un kart, quindi andava al doppio degli altri, quindi ho solo gestito.